L'Inter ha in mente un nuovo colpo alla Bissek per questa estate di mercato. È l'annuncio, tra virgolette, mettiamo la parola annuncio, che però praticamente ha fatto il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio in un'intervista rilasciata pochi giorni fa. Un'intervista all'interno della quale sono state un po' delineate quelle che saranno le strategie per il prossimo mercato estivo e ad un certo punto però gli è stata fatta una domanda molto precisa, gli è stato chiesto se avesse effettivamente in mente anche per questa estate di mercato una nuova operazione sullo stile, diciamo, simile a quella effettuata l'anno scorso per il difensore tedesco. E la risposta di Ausilio, devo dire, è stata piuttosto diretta, perché comunque ha detto subito di sì, che effettivamente fa parte del suo lavoro, comunque quello di avere in mente un colpo alla Bissek che nel momento in cui si dovesse presentare l'opportunità è pronto ad andare a cogliere. Quindi l'Inter ci sta pensando, è una cosa che in realtà vi avevamo già raccontato, se vi ricordate, sui nostri canali lo scorso 28 marzo vi avevo portato un approfondimento in cui mi ero messo un po' nei panni dello scout e cercavo di prevedere quali potessero essere dei nomi su cui l'Inter potrebbe puntare nell'ottica di un affare alla Bissek. Quasi 2 mesi dopo, diciamo che Ausilio conferma innanzitutto quello che vi dicevo, ovvero che l'Inter ci sta effettivamente ragionando su un altro acquisto di questo tipo, ma ci dà anche un altro dettaglio secondo me molto importante per andare poi a delineare quali sono i nomi effettivamente nella sua mente. Quindi oggi facciamo un aggiornamento di calciomercato Inter e cerchiamo di capire in maniera più concreta chi è davvero questo colpo che Ausilio ha in mente. Vi porterò 5 nomi possibili, più altri che citeremo rapidamente e vediamo un po' se poi ci indovineremo. Ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi, amiche e amici passioni interisti. Vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti ogni giorno. Oggi parliamo di questo mercato e facciamo un po' di ragionamenti insieme, partendo chiaramente dalla base. Che cosa si intende per nuovo colpo alla Bissek su cui l'Inter starebbe lavorando? Che caratteristiche aveva l'operazione Bissek un anno fa e quindi sulla base di quelle cerchiamo di capire in che direzione dobbiamo muoverci per cercare il nome giusto per questa finestra di mercato estiva. Innanzitutto ci sono secondo me 4 caratteristiche di base in questa operazione. La prima è che al momento dell'arrivo all'Inter Bissek doveva ancora compiere 23 anni la scorsa estate, quindi un calciatore giovane, sì, ma già con diciamo qualche anno di esperienza comunque a livello professionistico, anche con le nazionali giovanili. Con un potenziale tecnico e tattico però ancora non del tutto esplorato, diciamo, quindi ancora con dei margini di crescita importanti, proveniente inoltre da un campionato, diciamo, minore rispetto alla Serie A o comunque meno in vista e più votato anche alla valorizzazione dei giovani, come è quello danese da cui è arrivato Bissek, e un punto sicuramente molto importante, anche con una valutazione di mercato alla portata, quasi da occasione, considerando che c'era una clausola da 7 milioni di euro, poi si è trattato, si è speso un pochino di più, però ecco, non c'era una grande asta internazionale e si è potuto andare a prenderlo ad una cifra che l'Inter riteneva d'opportunità. Ecco, queste sono le caratteristiche di base, secondo me, dell'operazione, oltre chiaramente a quelle puramente tecniche, alle doti atletiche anche dello stesso giocatore che sono soggettive, cioè il giocatore era forte per quello che avevano visto. A queste si aggiungono poi, secondo me, dei dettagli fondamentali che lo stesso Ausilio ha esposto in questa intervista, perché Ausilio dice Bissek ci aveva colpito, lo ha detto anche Baccin tra l'altro nelle scorse ore, il vice di Ausilio, ci aveva colpito per le sue doti, rispondeva a quelle caratteristiche lì, c'era l'opportunità di prenderlo, ma soprattutto c'era spazio e la necessità di prenderlo. Questo è l'input che ci dice Ausilio, cioè non è stato preso il giocatore solo perché lo si reputava una buona occasione, quindi un giocatore da poter valorizzare, ma c'era anche un discorso di spazio nella lista e un discorso di necessità. In quel momento l'Inter aveva, oltre allo spazio in lista, anche bisogno di un difensore da aggiungere al reparto, perché non era ancora arrivato Pavard e quindi c'era anche l'obiettivo di andare a puntellare quella zona di campo lì. Questo secondo me è un ulteriore dettaglio molto molto importante, perché andiamo verso un'estate in cui appunto il mercato dell'Inter avrà più o meno le stesse difficoltà o comunque una gestione molto simile a quella dell'anno scorso, quindi anche il discorso di spazio e necessità è fondamentale nell'individuare il nuovo colpo alla Bissek. Alla luce di questo, interpretando le parole di Ausilio, quindi
Dobbiamo pescare un giocatore, giovane, dal grande potenziale, magari non giovanissimo per forza 17, 18 anni, ma anche 21 o 22 anni, che quindi può ancora crescere, da ricercare probabilmente soprattutto all'estero e con un costo abbordabile, magari un'opportunità tra contratti in scadenza, giocatori in rotta con i propri club, clausole particolari e altre formule di questo tipo. Andando a fare dei nomi, come vi dicevo, ne ho più di uno. Parto dal primo perché su questa base, mettendo insieme tutti questi ingredienti, secondo me, c'è subito un primo nome che si incastra bene con questi parametri e che effettivamente è stato di recente anche accostato all'Inter. Si è parlato anche di contatti diretti con l'entourage del giocatore. Vi condivido lo schermo per la carta d'identità da Transfer Market da chi ci segue in video, e mi riferisco a Nicolas Valentini, difensore classe 2001, quindi come parametro di età più o meno ci siamo, del Boca Juniors, valutato 6 milioni di euro secondo Transfer Market, che però è una stima che dobbiamo sempre prendere con le pinze. Perché è molto interessante questo giocatore in quest'ottica? Intanto comunque le doti del giocatore sono reputate interessanti, tant'è che anche altre società europee si stanno muovendo perché lo ritengono un'opportunità. Ma intanto ha passaporto italiano, quindi anche a livello di passaporto non ci sono problemi di tesseramento, questo potrebbe essere un vantaggio. In più, però, la cosa più importante è che è in scadenza di contratto a dicembre 2024, quindi al termine dell'anno solare. Tra pochi mesi il Boca lo perderà a parametro zero, visto che non c'è una trattativa per il rinnovo, le parti sono in rotta e già in estate quindi potrebbe essere ceduto ad una cifra comunque di grande occasione. Quindi è un difensore anche di buona qualità, di piede sinistro, potrebbe andare a ricoprire una zona dove oggi diciamo forse è l'unico buco, il vice Bastoni da quella parte di campo lì. Quindi ci sono varie caratteristiche che lo fanno diventare un'opportunità da tener d'occhio, su cui l'Inter effettivamente sembra aver avuto dei contatti. C'è da dire però che se stiamo ad ascoltare poi il resto, anche le dichiarazioni di Pier Ausilio, in realtà in difesa non è così sicuro che nell'idea dell'Inter lo spazio ci sia questa volta, tornando al discorso di spazio e necessità, perché comunque oggi, a differenza dell'anno scorso, Bissek c'è Pavard, Acerbi e De Vrij, Bastoni, ci sono poi i jolly, Carlos Augusto e Darmian, che possono essere utilizzati, e Ausilio, sempre nel corso dell'intervista, dice che non sono previste per il momento delle uscite in difesa, quindi potrebbero rimanere gli stessi. Per cui potremmo pensare, Nicolas Valentini per tanti motivi rientra in quell'identikit, però potremmo tentare di escludere i difensori, ecco, da questo possibile ragionamento, se ragioniamo su appunto il discorso di spazio e necessità. C'è da dire però che c'è anche un secondo nome molto caldo in difesa e che rientra sotto tanti aspetti, diciamo sotto questo identikit, che teniamo d'occhio comunque, quello di Oumar Solé, un altro difensore, lui di piede destro. È un giocatore su cui sappiamo che l'Inter si è mossa e lo sta monitorando. È in scadenza di contratto nel 2025 con il Salisburgo, da cui potrebbe partire già quest'anno, e si parla di una cifra comunque importante, sicuramente, perché si parla di 15 milioni di euro, che è più del doppio, diciamo, dei 7 milioni di Bissek, ma stiamo parlando di un giocatore che rispetto a Bissek ha già esperienza anche in Champions League e ha un potenziale molto elevato, tant'è che anche altre squadre importanti di Premier sono state accostate al difensore del Salisburgo. Quindi diciamo che per i parametri di spazio e necessità Solé rappresenta un nome un po' forzato nell'identikit del nuovo Bissek, secondo il ragionamento che stiamo facendo, però per opportunità, doti fisiche, atletiche, è alto 1,92 m, molto forte fisicamente, gioca molto il pallone coi piedi, anche in una difesa a 3 può giocarci. È un nome da tener d'occhio come possibile nome alla Bissek da un campionato minore, detto che comunque il Salisburgo comincia ad essere una piazza molto molto visionata. Detto questo, diciamo che ci sono altre possibilità a questo punto. Se escludiamo la difesa, per me le opportunità a questo punto, comunque gli spazi dove l'Inter può aver bisogno di un colpo, possono essere soltanto tre. Il primo lo vedo quello un pochino più difficile, ovvero la casella del settimo centrocampista, che quest'anno è stata occupata, per esempio con Klaassen e Sensi, come vogliamo metterli a livello di gerarchie. Chissà che magari non possa essere previsto un settimo centrocampista anche l'anno prossimo, chiaramente facendo attenzione al discorso liste, potrebbe avere spazio solo in campionato eventualmente, però un giovane da valorizzare anche in Serie A, poi da far crescere,
potrebbe essere un'idea. Tant'è che l'Inter, da quello che c'è stato detto più volte nel corso del tempo, anche l'Inter si era mossa su, ad esempio Ouedraogo, centrocampista tedesco dello Schalke 04, però ha una situazione contrattuale particolare, giocatore di grande talento, e da tener d'occhio. Però ecco, diciamo che anche per la tipologia di operazione, che si sta scatenando con una possibile asta internazionale, diventa un po' difficile definire un nuovo colpo alla Bissek. In quest'ottica invece attenzione ad un altro nome che segnaliamo con queste possibili caratteristiche che stiamo ricercando, che è quello di Ngalayel Mukau, spero di aver, pronunciato bene. Nazionalità, congolese, anche se è nato in Belgio, gioca nel Mechelen in Belgio, Transfermarkt lo valuta 1.000.000 €, ma, è un centrocampista, classe 2004, quindi anche questo molto giovane, di rottura, grande fisico, mediano che gioca tanti palloni comunque, quindi partecipa anche alla costruzione, pare che costi attorno ai 3.000.000 € e sarebbe quindi, una grande occasione su cui l'Inter pare che si stia muovendo e ci sia stato anche qualche contatto, sia stato proposto. Quindi, eventualmente come casella di settimo centrocampista, attenzione a questo profilo, che vi abbiamo portato. Certo che se si va, sopra queste cifre qua, sopra i 3, 4 milioni di euro, non credo che l'Inter a centrocampo abbia questa urgenza di fare un nuovo investimento, considerando anche l'arrivo di Zielinski, considerando che Frattesi dovrà avere più spazio. Quindi, secondo me, escludiamo un po' l'ipotesi centrocampista se si va sopra quelle cifre, attenzione invece soprattutto ad altri 2 ruoli, l'esterno oppure l'attaccante. Secondo me qui c'è più margine per andare ad individuare il nome che Ausilio ha in mente. Perché? Sull'esterno, partiamo da questo, oggettivamente, con Quadrado che immagino sarà in uscita a parametro zero, la questione Dumfries ancora da decifrare, c'è un Buchanan che potrebbe essere usato anche a sinistra, ma anche qua è ancora da capire. Un innesto serve, probabilmente a destra tra l'altro serve questo, innesto, anche puramente a livello numerico, manca effettivamente un giocatore da quella parte. E allora qui occhio perché sulla fascia a destra c'è una potenziale occasione, alla Bissek, anche se questo forse è un livello un pochino sopra, ma una potenziale occasione che rientra in tutti i parametri che stiamo ricercando, ed è un nome che l'Inter sta monitorando effettivamente, che è quello di Yukinari Sugawara. Condivido anche qua la scheda Transfer Market, classe 2000, giapponese, che gioca nella Z Alkmaar, a Z Alkmaar dove tra l'altro ha giocato anche insieme a Gudmundsson, che è un altro obiettivo dell'Inter. È in scadenza di contratto nel 2025, pare, secondo quello che sostengono vari giornalisti esperti di mercato, che la Z Alkmaar lo possa vendere addirittura a 6 milioni di euro, quindi visto perché appunto è a pochi mesi, a un anno dalla scadenza del contratto, è una cifra contenuta comunque per questo giocatore. 23 anni, quasi 24, siamo più o meno in quella fascia di età che c'eravamo prefissati come obiettivo. Ha esperienza internazionale, è un giocatore molto intelligente tatticamente, buona gamba sulla fascia, spinge e soprattutto anche qualità nei piedi, che nell'Inter di Inzaghi è un discorso sempre molto importante. Per cui per prezzo, età, caratteristiche e necessità in rosa, tornando sempre alle parole di Ausilio, può secondo me Sugawara corrispondere a questo tipo di identikit che ha in mente il direttore sportivo nerazzurro. Oppure, infine, andiamo verso la, conclusione, come dicevo attenzione all'attaccante. Attaccante, sul reparto attacco c'è tanto fermento, lo sappiamo con le questioni Arnautovic, Correa, Sanchez che sono in uscita, Gudmundsson che l'Inter vorrebbe provare a prendere. Si è parlato poi anche di poter integrare un giovane come quinto attaccante, un giovane che se non è vivaio Inter, con ogni probabilità per un discorso di liste giocherebbe solo in Serie A eventualmente. E in questo senso anche qua non è un'ipotesi comunque da scartare secondo me. È stato accostato Anton Matkovic, che gioca nell'Osijek in Croazia, un giocatore che per caratteristiche è stato paragonato a Mandzukic, non lo vedo sinceramente ancora come un colpo da prima squadra probabilmente, o almeno per quello che l'ho visto io. Da quello che so io poi a lungo è stato monitorato anche
un attaccante spagnolo che si chiama Ferran Jutgla, che gioca nel Club Brugge, però è un classe 99, quindi comincia ad uscire un po' dai parametri che ci siamo prefissati. Attenzione invece allora soprattutto ad un altro profilo estremamente interessante, condivido la scheda anche qua, ed è il nome di George Ilenichena, attaccante classe 2006, questo sì, veramente molto giovane. L'Inter lo seguiva già in Francia all'Amiens, poi è passato all'Anversa l'anno scorso per circa 6 milioni di euro, quest'anno ha fatto molto bene alla prima stagione con l'Anversa. Anche qui diciamo che come livello di scouting forse siamo leggermente sopra Bissek, nel senso che Ilenichena rispetto a Bissek è un po' più conosciuto, un po' perché è un attaccante e quindi sugli attaccanti c'è sempre un po' di focus in più, un po' perché ha segnato anche al Barcellona in Champions League quest'anno, ha fatto 6 partite in Champions con il Royal Antwerp, quindi ha una valutazione anche più alta, si parla di 15-20 milioni di euro, più alta rispetto a Bissek l'anno scorso, però credo anche sia normale. Stiamo parlando di un attaccante, sugli attaccanti il mercato è sempre molto diverso sicuramente. Classe 2006 come dicevamo, qualcuno leggo lo ha paragonato ad Osimhen, credo che il paragone sia dettato solo dalla nazionalità, perché a me sembra un calciatore un po' diverso, anche se è un giocatore che attacca la profondità, è un giocatore anche che lavora molto con il pallone tra i piedi, spalle alla porta, è molto verticale. Devo dire però, faccio se avete modo di guardare qualche video, qualche partita e di riguardarlo, faccio un paragone scomodo. Non so perché, ma a me nel modo di finalizzare, di calciare in porta, ha alcune movenze che per qualche motivo mi ricordano un pochino Icardi. Non so perché. È un giocatore diverso, però qualche movenza, qualche modo di finalizzare me lo ricorda un po' ed è un finalizzatore comunque importante che, per 18 avendo comunque solo 18 anni in questo momento, ha già segnato, ecco 14 gol alla sua prima stagione con la squadra belga. Quindi, un feeling importante. Questi sono allora un po' di profili, un po' di nomi, in ogni caso sull'attaccante, l'esterno o eventualmente, un settimo centrocampista a sensazione secondo me è dove, c'è più possibilità di andare a pescare un nuovo colpo alla Bissek per questa finestra di mercato, stando ai vari indizi che abbiamo messo insieme. Questi sono dei nomi verosimili, possibili diciamo così, e di cui in qualche modo sappiamo che l'Inter sia interessata, li segue e li monitora. Poi l'anno scorso, ce lo ricordiamo, Bissek è arrivato veramente a sorpresa, nessuno sapeva praticamente nulla, è arrivato all'improvviso, quindi non possiamo escludere, anzi non sarebbe una sorpresa, un colpo di scena improvviso con un nuovo nome che irrompe e l'Inter lo porta a casa, anche quest'anno come è successo con Bissek. Nel caso noi abbiamo provato comunque ad anticipare le mosse, a tracciare un identikit. Son curioso di sapere se conoscete già i nomi che abbiamo menzionato, se qualcuno di questi lo ritenete già pronto, lo vorreste oppure no, oppure se avete anche altri nomi su cui andare a puntare, scrivetecelo così poi, li analizziamo, e vi chiedo anche in quale reparto secondo voi ha più senso fare questo tipo di colpo eventualmente, se siete d'accordo con la mia analisi oppure no. Vi aspetto nei commenti così poi li leggiamo nella diretta delle 19:30 e analizziamo tutto insieme. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione, per chi ci sta ascoltando in podcast, ricordandovi che su passioninter.club stiamo preparando tutta un'altra serie di contenuti che analizzeremo poi insieme, quindi vi aspetto anche nel club di Passione Inter, mentre, l'altro approfondimento per chi ci segue da YouTube lo trovate cliccando qui.